ragazzi, oggi volevo come sempre ringraziarvi per l'accoglienza che avete dedicato a questi video e per l'attenzione che dimostrate nei confronti degli argomenti. E quindi insomma apro una quarta parte della cosa, che è quella degli esercizi, nel senso che molti mi stanno chiedendo ma come si può fare per migliorare un po' la tecnica e queste cose qui. Beh, chiaramente partirei dal presupposto che la cosa migliore sarebbe quella fondamentalmente di utilizzare i vecchi sistemi, che sono quelli Lanon e tutte quelle e tutta la didattica che già esiste, che riguarda la tecnica pianistica e compagnia. Io diciamo che sto integrando questo discorso degli esercizi con il discorso che stiamo facendo sulla crescita personale e sul linguaggio personale. Lo ripeto sempre perché è poi il fondamento di questa cosa, altrimenti non avrebbe senso fare questi video. E quindi cercare delle vie per avere delle idee personali su come approcciarsi all'improvvisazione e fare in modo che anche gli esercizi possano in qualche modo sviluppare il nostro linguaggio, aiutare lo sviluppo del nostro linguaggio e non diventino esclusivamente una questione meccanica per migliorare la propria tecnica. Chiaramente migliorare la propria tecnica fa sempre bene ed è un esercizio che andrebbe fatto in maniera quotidiana. Devo dire che suono tutti i giorni, molto spesso per lavoro, per produzioni e per cose del genere, anche per fare i video. Quando si sta lontani dallo strumento per un po' di tempo poi si sente la differenza. Diciamo che anche quando non si fanno gli esercizi, perché in questo caso adesso che mi stavo mettendo a farli mi sono reso conto che sarebbe meglio che li facessi tutti i giorni, ma diciamo che cerco di tenermi in forma lavorando e producendo. Poi è chiaro, sarebbe meglio farli, ripeto. Però comunque al di là di questo io vorrei portarvi degli esempi come quello che ho fatto all'inizio, integrati a una situazione, diciamo così, accompagnati da una situazione ritmica, una pulsazione ritmica. Potete farlo anche con il metronomo, nel senso che va benissimo anche, anzi col metronomo la cosa bella è quella di utilizzare carico utilizzare, come vi dicevo l'altra volta, anche il levare, no? Pensare 1, 2, 3, 4. Questo esercizio si sviluppa sulla diminuita ed è un esercizio che spesso faccio per scaldarmi o quando appunto magari è un po' che non posso stare sul piano perché sono in giro o perché ho altro da fare. Io ragiono in questo modo, ve lo faccio lentissimo con la pulsazione più lenta e l'idea è questa qui, faccio 2 volte questo, prima di tutto per tornare quadrato sul tempo, ma secondariamente perché così alleno molto terzo e quarto della mano sinistra, quindi è scusate per il mio mignolo destro in posizione chiusa reagisce in modo giusto. Quando sono in certe posizioni ho preso purtroppo in gioventù dei vizi che poi non mi sono più tolto e sono quelli rimangono sempre. Io spero che molti di voi non ne abbiano, nel senso che anzi sicuramente. Ora, tornando a noi, questo esercizio lo sto facendo a questa velocità, chiaramente poi si può salire lentamente di velocità, quindi abbiamo per la mano destra primo dito sulla tonica dell'accordo, è una diminuita, un accordo diminuito, quindi in questo caso Do, Mi bemolle, Sol bemolle, La e Do, uno per dito, stessa cosa con la mano sinistra partendo dal mignolo, quindi diventa esatto.
La cosa importante per legarsi al discorso dell'improvvisazione, del movimento, della pronuncia, tutti quei discorsi che abbiamo fatto negli altri video, in questo caso la cosa importante nasce lentamente, quando si comincia a entrare in BPM che aiutano la possibilità, ma anche quando si è molto bassi, pensare sempre a cantarla come se fosse un brano, anche l'esercizio, cominciare da questo. Esatto, questa cosa qua ci spostiamo, la muoviamo e può essere un esercizio interessante, si può tornare in 4. Un'altra possibilità che c'è è non tornare in 4, girarsi sul tempo e farlo ugualmente. Vi spiego come. 2, 3, 4. E si torna dritti. Questo è, diciamo, quello advanced, un po' più complicato, però aiuta tantissimo a interiorizzare lo spostamento ritmico senza spaventarsi oppure avere sensazione di disorientamento. Se lo facciamo diventare un esercizio costante, 3, 4. Comunque, ma comunque era per farvi capire quali possono essere gli eventuali sviluppi di questo esercizio per farlo diventare sempre più interessante e anche più utile per quel discorso che facevamo. Quindi possiamo salire un pochino. Sarebbe meglio li facessi più spesso. Salendo di un tono incontriamo degli arpeggi abbastanza semplici, meno complicati, perché per esempio quello costruito sul do diesis o quello abbiamo questi intervalli in posizioni con il terzo e il quarto dito abbastanza scomode. Prima di affrontarle io direi di fare quelli più semplici, trovare le posizioni dove si è un po' più stretti con le dita, meno larghi, c'è meno sforzo. Mi raccomando, questa è una cosa che avrete sentito dire 1 miliardo di volte, ma è fondamentale. Appena sentite un pochino, anche pochissimo, cioè se si scalda, ok, perché sentite che si sta scaldando, si sta sciogliendo, ma se sentite in qualunque modo che non è un riscaldamento nel senso che si scioglie, ma è un irrigidimento, è un riscaldamento da infiammazione o comunque lontanamente tale, immediatamente fine, fermarsi subito, perché è fondamentale. Questo è un esercizio un po' cattivello per la mano sinistra, soprattutto che non è magari abituata a fare questi movimenti. Poi chiaramente adesso se mi guarda un pianista classico mi dice: amico mio, ma noi lì t'ammazziamo, lo so, chiedo scusa, ma io sto parlando di noi comuni sto parlando per chi ha voglia di fare degli esercizi che possano aiutare la questione della pronuncia e quindi spostamenti ritmici e cose del genere. Potete anche cercare di spostare anche proprio il punto di vista ritmico, nel senso di portare queste cose in ambiti che non sono quelli tradizionali, ma che ne so, magari cominciare anche a cantarci le note, quindi diventa Poi, dopo questo esercizio, che può essere un modo per entrare un po' in vari mood, si possono utilizzare. Adesso io uso Logic Audio. Chiaramente è molto comodo per queste cose perché all'interno ci sono una miriade di questi groove di percussioni piuttosto che dei sample di batteria già pronti che si mettono a tempo facilmente cambiando il tempo del brano. Questa è una comodità impressionante
che vi mette nella condizione di studiare anche su situazioni ritmiche magari un po' più sciolte, meno rigide, oppure scegliere di mettersi su quelle rigide. Un'altra cosa interessante, per esempio, da fare con il metronomo, per esempio, potrebbe essere anche fare alternare swing e non swing, nel senso... Insomma, le alternative sono tantissime, chiaramente. Poi una cosa che io faccio spesso, dopo che mi sono esercitato con questo o con l'Anon semplicemente... magari fatto latino o cose del genere, che può essere più divertente per certi versi, e magari anche... piuttosto che variazioni varie. Cambiare tempo, dispari, girarsi su quello che stiamo ascoltando. Anche per esempio questa cosa cubana, se la spediamo a veloce, tipo... Sembrano stupidaggini perché sono lente, sembrano, però bisogna stare sul tempo, bisogna far girare le cose musicalmente parlando in modo così creativo anche, e abituarsi agli spostamenti ritmici, a rimanere comunque, fare comunque la stessa figura anche quando il ritmo si è spostato e poi torna dritto. Tutte queste cose sono importantissime. Poi dopo questo c'è la parte quella, diciamo così, più, come si può dire... cantare delle frasi a due mani fino ad arrivare poi magari appunto a... cioè a fare delle cose complicate, magari un po' più bebop e cose del genere. Ora io sto parlando un po' in generale con tutti, per qualunque sia il livello di ognuno di noi, il discorso è che comunque tutte queste cose noi le possiamo fare anche lentissime, cioè... questo a 150 per esempio. Possiamo fare quello che vogliamo con qualsiasi tipo di situazione ritmica. Chiaramente il mio consiglio, questa era una cosa dritta, dance, giusto per divertirci, anche per farci due risate, ma in realtà secondo me una cosa che potrebbe essere interessante è proprio queste situazioni etniche dove c'è un contesto... per dire, potrebbe essere un'idea anche questa, perché tutte queste cose ci aiutano anche a muoverci sugli accenti e finché poi non possiamo andare liberi tranquillamente con il nostro metronomo e trovare delle figurazioni ritmiche. Lavoriamo a una velocità possiamo mettere in gioco quello che abbiamo, diciamo, allenato con l'altro esercizio, quindi movimenti come questo. Mettiamoci un po' scomodi, no? Anche se quello che facciamo è 2, anche se quello che facciamo è, diciamo, improvvisato al momento, che può essere su minore, maggiore. Io adesso stavo suonando in re maggiore, questa è una cosa semplice, ma comunque anche improvvisando così, qualsiasi cosa ci passi per la testa, lo stiamo facendo con due mani,
stiamo allenando entrambe le mani a fare dei movimenti che magari sono un po' scomodi, perché la frase che ci viene in mente, che vogliamo riprodurre, che stiamo cercando di cantare, magari ci mette nei... ci mette in una condizione... ci mette nella condizione di dover fare dei movimenti, per esempio, anche per gli scambi, per quando dobbiamo risolvere delle diteggiature, lo facciamo magari al momento, poi ci ritorniamo sopra, sempre possibilmente con un tempo che viaggia sotto, e lavorando su queste cose, a mio parere, si può arrivare ad avere un ottimo risultato. E divertendoci in qualche modo anche, perché non è diciamo una cosa pesante di quelle che non se ne viene fuori più, perché capisco che a una certa età, soprattutto quelli della nostra età, mettersi lì e lavorare quotidianamente sulla tecnica senza che fondamentalmente ci sia niente di realmente musicale o divertente, a volte può essere noioso. Poi ci sono quelli che invece partono come delle bestie e fanno quella cosa lì. Poi questi ragazzi sono solo dei consigli che io così metto in gioco, delle possibilità che magari qualcuno non ci ha pensato, ma non credo, voglio dire, sono cose molto semplici e come sempre, come vedete, anche a me non riescono, perché non è che, voglio dire, abbia questa mano particolarmente svelta. Sicuramente qualcuno di voi che ha studiato classico e ha una grossa preparazione tecnica sorriderà di fronte a queste cose, però possono essere utili dal punto di vista creativo, per essere integrate ai discorsi che stiamo facendo quando si tratta di improvvisazione. Inserire il proprio linguaggio anche negli esercizi. A due mani aiuta, perché ci aiuta ad avere più scioltezza anche con la mano sinistra, e intanto comunque ad allenare anche la precisione delle due mani insieme, che serve tantissimo, la coordinazione, soprattutto quando accompagniamo semplicemente anche così. In realtà queste cose hanno bisogno di una buona coordinazione fra le due mani, quindi è importante anche quello. E io vi ringrazio, vi saluto, adesso monterò tutto questo disastro che ho fatto e vedrò di venirne fuori in qualche modo. Vi ringrazio ancora, siete sempre gentilissimi e alla prossima. Iscrivetevi al canale se vi piace quello che faccio, cliccate sulla campanella, così possiamo rimanere in contatto, insomma. Grazie infinite, alla prossima, ciao ciao a tutti, ciao.